Avax, Avalanche. Oggi faccio un tutorial sul wallet di Avax. Vi faccio vedere come spostare dei fondi da qualsiasi altro exchange e metterli al sicuro appunto nel wallet di Avax, dove si possono anche mettere a rendita. Nello specifico io farò vedere comunque come collegare il wallet con il ledger. Faccio questo video proprio perché mi è stato chiesto come spostare degli Avax sul ledger, che in teoria non si può, o perlomeno non si possono vedere sul Ledger Live, ma si possono gestire in sicurezza con un hardware wallet in generale. Io utilizzo il Ledger, che secondo me è uno dei migliori, a parte la sicurezza, perché appunto si connette con quasi tutte le cose che troviamo in giro nel mondo della DeFi. E tra l'altro in un colpo solo avremo anche i nostri AVAX su MetaMask. Adesso accennerò anche come farlo solo con MetaMask, che però è meno sicuro. Sotto nel video ci saranno tutti i capitoli, quindi se non ti interessano tutti i punti che andrò a elencare, vai a spulciare i titoli dei capitoli e passa subito alla parte che ti interessa. Adesso andiamo nel computer e vediamo. Ok, questa è la pagina per creare il wallet non custodial di Avax. Ti lascio il link in descrizione, comunque wallet.avax.network. Qua infatti questa banda arancione ti dice stai attento, assicurati che l'indirizzo sia proprio wallet.avax.network. Qua a destra c'è appunto crea un nuovo wallet, come tutti gli altri wallet, ti darà delle 12 parole chiave e quant'altro. O volendo da qua, sempre qua da accedi a wallet, si può anche utilizzare MetaMask, ma ribadisco che è molto più sicuro partire dal ledger. Se non hai ancora un ledger, faccio vedere un video su quale scegliere, se scegliere il Nano S Plus o il Nano X. Comunque io utilizzando qua accedi a un tuo wallet Avalanche, accedi qua, clicco, ecco adesso qua, a parte un paio di funzioni che non so come funzionano, ho il ledger, che è la cosa più semplice da fare, la frase chiave mnemonica, è quando appunto sei già un wallet per ripristinarlo, e la private key questa qua serve appunto se uno vuole collegarsi con MetaMask. Ti faccio vedere un attimo velocemente come si fa a collegare con MetaMask se non hai ancora il ledger. Quindi vado a tirare fuori la mia estensione di MetaMask qua in alto. Per comodità io espando la vista, si va sui tre puntini, espandi vista, così a parte essere più grosso non scompare ogni volta se cambio pagina. Per prima cosa appunto dobbiamo aggiungere comunque la rete di Avalanche, che è molto più comodo che una volta. Basta andare qua dove c'è la rete Ethereum principale, clicco giù, faccio aggiungi rete. Una volta avrei dovuto mettere tutti i dati in manuale, andarli a cercare. Adesso vedi, buona parte delle reti sono già gestite in automatico da MetaMask. Quindi vado a cercare qua, vedi c'è Avalanche Network Chain e faccio aggiungi. Qua appunto mi fa vedere, vedi questi sono i dati che avrei dovuto cercare io e mettere manualmente. Gli dico approva. Adesso mi dice vuoi comunque passare alla rete di Avax, dico va bene, ok. Non ha fatto nient'altro che passare dalla rete Ethereum alla rete Avax, non è successo niente di trascendentale. Adesso da qua fondamentalmente sulla rete Avax vado sui miei tre puntini qua in alto, clicco su dettagli account e poi qua esporta chiave privata, clicco su esporta chiave privata. Adesso devo mettere la mia password e gli do conferma. Praticamente adesso questo codice che è apparso fuori è la mia chiave privata. Se qualcuno avesse questo codice avrebbe accesso al mio account di Avax e potrebbe rubarmi tutti i fondi. E quindi è meno sicuro che usare il ledger, perché se qualcuno vede il tuo computer, cioè ha accesso al tuo computer, può accedere a questa chiave privata qua, che dovrai comunque utilizzando Avax, il wallet Avax in questo modo qua, ogni volta per entrarci dovrai usare questo codice qua. La tua non c'è la mail, quelle cose lì, in questo modo qua è come se fosse la tua password per entrare nel tuo wallet. Infatti se io adesso copio questo codice qui, vado su Avax, sul wallet di Avax dove c'è private key, clicco private key, incollo questo codice, faccio access wallet e boh, vedi sono entrato nel wallet di Avax con quel codice lì. La menata è che appunto ogni volta devi mettere quel codice lì se vuoi entrare tramite MetaMask. È per quello che dico che è molto più comodo il ledger, più comodo, più sicuro, e in un colpo solo li avremo anche poi su MetaMask, poi vediamo dopo.
Quindi adesso andiamo a vedere come fare con il ledger. Esco da questo wallet qua che non esiste per me adesso praticamente. Per poterlo fare bisogna prima comunque andare sul ledger live. Andiamo sul nostro ledger live, dove tanti che mi hanno chiesto perché appunto volevano mettere gli AVAX qua sopra. Cosa facevano? Andavano a cercare sugli account, facevano aggiungi account, cercavano AVAX, e tra l'altro mi sono appena accorto che c'è un po' di confusione in più, perché ho fatto ieri forse l'aggiornamento nel nuovo firmware, e comunque appunto la Ledger continua a aggiornare. Potrebbe essere che prima o poi arrivi anche AVAX, l'account di AVAX. Per il momento una volta c'era solo Binance Peg Avalanche Token, quindi andava a finire sotto la rete Binance Smart Chain, te li potevi spedire ma fondamentalmente li trasformava. Adesso per aumentare un po' la confusione è apparso sto AVAX sotto la rete Polygon, che diciamo che è meglio che farlo con il Binance Peg, però non è la stessa cosa. Se te comunque vuoi utilizzare il wallet AVAX, dove comunque puoi anche metterli a rendita gli AVAX se vuoi, è meglio procedere nel verso giusto, quello che in teoria per il momento sul sito della Ledger non ne parla ancora di questo AVAX di Polygon, fa ancora vedere come connettersi al wallet con l'app di AVAX. Infatti adesso qua gli account non ci interessano, chiudo gli account e bisogna andare qua in My Ledger, qua in fondo, dove praticamente ci sono anche le app, le nostre chiavi private. Clicco, adesso devo rimettere la password perché è andato in pausa, e qua appunto abbiamo il nostro app catalogo, cioè l'app qua a destra ci sono le app che ho già installate sul dispositivo fisico, e qua c'è il catalogo. Clicco qua, cerco AVAX e come vedi c'è l'app. Qua ti fa notare che è richiesta una terza parte del wallet. Comunque per fare funzionare il wallet noi dobbiamo caricare l'app sopra il ledger. Non vedremo poi i nostri AVAX qua sul ledger live, ma li gestiamo in sicurezza con il ledger. Quindi adesso vado qua a destra dove c'è install, clicco appunto su install e come vedi anche qua sul mio dispositivo si sta caricando appunto l'app di AVAX. Aspettiamo che carichi l'app e buon, ho caricato l'app. Quindi adesso se accedi al wallet e clicco qua sul ledger, vedi qua lui mi dice connect the ledger device, vabbè insomma accedi al ledger e attiva l'app di Avalanche. Vedi adesso mi fa vedere qua che c'è scritto Avalanche, ma se io torno indietro tipo accendo appunto il mio ledger su qualsiasi app, in qualsiasi posto si trovi, io devo andare a cercare appunto l'app di Avalanche e poi devo cliccare quei due tastini. Clicco sui due tastini e adesso Avalanche è pronta, sono dentro l'app di Avalanche. Adesso quindi una volta dentro l'app di Avalanche, lui è uscito, riclicco di nuovo sul ledger. Adesso vedi, a me sta già facendo qualche cosa perché l'ho già connesso. Te probabilmente uscirà una schermata qua in alto dove ti apparirà se hai il nano X o il nano S, e l'unica cosa in più che devi fare è cliccare sopra appunto l'icona di quell'affare lì e poi farà questo procedimento qua e poi siamo dentro il nostro wallet. Al contrario di prima di Metamask, ogni volta basterà accendere appunto il ledger, entrare nell'app di AVAX e ci connettiamo al nostro wallet di Avalanche. Adesso qua se ti dà fastidio questa banda arancione che ti avverte di controllare se l'indirizzo è quello giusto, posso anche chiudere questa finestrella lì, così appare un po' di cose più qua a sinistra, tipo qua che c'è la lingua. Io ho già impostato italiano, se te non l'hai ancora fatto impostalo. Adesso la prima cosa che vogliamo fare è sicuramente mettere i nostri AVAX qua dentro, e qua ci potrebbe un po' confondere, specialmente perché nel tempo su certe piattaforme è cambiato. Bisogna comunque valutare qua in alto a sinistra, vedi io ho disponibile su X 0,8 AVAX. Adesso qua mi fa vedere che in alto il totale ho 0,8, 3, poi ho il P 0 AVAX e sul C ho 0,036. Questi li ho lasciati perché comunque per fare degli spostamenti poi mi serve un po' di AVAX per pagare le fee che sono comunque molto basse. Comunque in sostanza abbiamo tre indirizzi. Adesso qua ce li fa vedere qua a destra. Abbiamo l'X che è l'Xchain. Se io adesso vado a tradurre un attimo cosa dice qua,
Dice qui, questo è l'indirizzo Xchain per ricevere fondi, il tuo indirizzo cambierà dopo ogni deposito, puoi continuare a utilizzare gli indirizzi precedenti. Praticamente te, se utilizzi questo indirizzo per ricevere dei fondi, la prossima volta probabilmente avrai un altro indirizzo diverso, ma andranno comunque a finire nel tuo conto principale nativo di Avax. Poi c'è il P-Chain, che questo qua lo guardiamo per ultimo, comunque traduciamo. Questo è il tuo indirizzo P-Chain per ricevere premi di staking e trasferimenti cross-chain. Questo serve appunto per mettere a rendita i nostri AVAX in questa piattaforma qua. E poi abbiamo il C-Chain, questo è il tuo indirizzo C-Chain, usalo per interagire con la macchina virtuale Ethereum. Che questo qua è l'indirizzo che, se poi li mettiamo qua dentro, li troveremo in automatico su MetaMask se connettiamo il ledger a MetaMask. E ti dirai quale usiamo tra i due. Dipende dalla piattaforma da cui spedisci. Io questi AVAX qua li ho spediti da Coinbase e ho usato il C-Chain perché non mi prendeva l'X-Chain, e una volta comunque che li abbiamo qua dentro li possiamo spostare da uno all'altro pagando sempre delle piccole commissioni, e per appunto, o per tenerli, se vogliamo solo lasciarli lì sull'X-Chain, che diciamo che è il vero wallet nativo di Avax, sul P per metterli a rendita, o lasciarli sul C se vogliamo interagire anche con MetaMask e con altre piattaforme. Comunque, tipo, dicevo, io con Coinbase mi dava solo la possibilità di trasferirli col C-Chain. Se invece andiamo con Binance, una volta usava anche lui solo un metodo, adesso ci dà la possibilità di fare tutti e due i metodi. Se per io adesso lascio il C-Chain e con questo tasto qui faccio copia, vado un attimo su Binance, ho già preso la moneta di Avalanche. Qua se io clicco le reti, vedi adesso mi dà Avax normale, che è praticamente l'X-Chain, e poi l'Avax C, che è la C-Chain. Al momento me ne dà tutte e due disponibili. Se io adesso comunque incollo l'indirizzo qua, incollo, lui mi fa scegliere. Adesso non mi ha ancora detto niente, però se io tiro di nuovo giù le reti, vedi c'ho la BSC che non è da considerare proprio, e adesso mi dà il C-Chain, vedi? E mi dice Avax che è l'X-Chain non abilitato, quindi io dovrei selezionare questa rete qua e mandarmi i fondi. Però se io vado di nuovo su al wallet di Avax, cambio qua e metto X-Chain, copio l'indirizzo, torno su Binance, cambio l'indirizzo, tra l'altro questo qua me lo dà anche in verde. Comunque se io scendo le reti, vedi che adesso non mi dà più il C-Chain disponibile e neanche la BSC in questo caso qua, quindi seleziono Avax normale, che è l'X-Chain. Quindi fondamentalmente possono andare bene entrambi, sia l'X che il C, dipende appunto dalla piattaforma da cui spedisci. Poi, per dire, se te dovessi per qualche caso strano ce l'avessi già su MetaMask e li vuoi mandare qua, sicuramente devi usare il C-Chain. Comunque adesso io ho i fondi sull'X-Chain. Come dicevo prima, in un colpo solo l'avrei potuto vederli sul C-Chain. Infatti se io adesso torno un attimo su MetaMask, questo qua vedi è l'account che avevo messo prima per vedere la connessione con MetaMask, perché era l'account nativo. Se io vado nei miei account, qua ho già collegato un account del Ledger. Se io clicco sull'account del Ledger, adesso mi fa vedere che ho 0,364 in automatico, perché sono questi qua che ho nel C-Chain. Se io adesso voglio vedere tutti i miei fondi nell'account di MetaMask e utilizzarli in altri modi, devo utilizzare questo qua, il cross chain. Clicco su cross chain, dove adesso vabbè lui mi evidenzia che dall'X chain voglio mandarli al P chain, che è quello che mi serve per metterli a rendita, ma io adesso voglio mandarli sul C. Quindi qua dove c'è search chain, comunque c'ho già l'X chain, ma se io ci clicco sopra vedi che mi dà la possibilità di scegliere da dove voglio mandare. Adesso è già giusto l'X chain. Qua sotto invece non voglio mandarli sul P-Chain, ma voglio mandarli sul C-Chain, quindi clicco qua sopra e clicco C-Chain. Quindi adesso da X lo mando a C, per vederli poi anche su MetaMask. Guarda bene qua in basso, qua dove c'è scritto commissioni, vedi export fee,
0,01 AVAX e import fee 0,035, perché facciamo un doppio passaggio in una volta sola e quindi dobbiamo comunque lasciare questi 0,01350 AVAX per mandarli, perché se io adesso qui dove c'è l'importo del trasferimento clicco su massimo, non me lo fa fare. Se gli dico questo conferma, non me lo fa fare. Devo comunque calcolare e togliere questi 0,013 da fare il trasferimento. Adesso io per comodità tolgo un po' di numeri senza stare a fare il calcolo. Se te vuoi fai il calcolo. Adesso che ho messo la cifra e ho lasciato i soldi per pagare le fee, se io clicco su conferma devo ancora dargli una volta su trasferimento. Adesso vedrai che va in elaborazione il tutto. Se guardi sul dispositivo e adesso è apparso please review, quindi adesso devo andare col tasto destro, devo scorrere, mi fa vedere cosa sta succedendo, vado fino in fondo dove c'è approva e clicco 2 volte. Adesso me lo fa fare 2 volte perché hai visto che c'era import ed export. Adesso ci sta lavorando un attimo e adesso vedi c'è la seconda operazione. Devo scorrere a destra che mi dice importing in CCIN. Prima l'ho esportato dall'X, vado avanti fino a trovare approva, clicco con i 2 tastini e adesso qua in basso vedi mi è apparso che ha eseguito con successo il trasferimento del C-Chain. Infatti se guardiamo qua in alto adesso i miei ho 0,8 AVAX sul C-Chain. Chiudo un attimo questo. Se io adesso torno su Metamask, vedi, guarda, già in automatico io adesso mi vedo i miei 0,8 AVAX anche su Metamask e posso gestirli anche da qua. Sempre questo qua è comunque un account collegato con il ledger. Torno un attimo nella pagina di qua. Adesso vedi da X-Chain a C-Chain, ma io adesso ce l'ho già sul C-Chain. Se io volessi fare il contrario, appunto clicco da qua, dal C-Chain, posso andare di nuovo al C-Chain o anche al P-Chain. Se io faccio P-Chain, che adesso è possibile farlo sia da uno che dall'altro, una volta bisognava per forza mandare sul C-Chain per poi mandarli sul P-Chain. Adesso si può fare direttamente, serve per appunto mandarli in rendita, che è in questo tasto che vediamo qua sotto il cross chain su guadagna. Se io adesso clicco su guadagna, nel terzo quadrato mi dice che devo mettere i fondi sul P per poterle mettere a rendita. Qua a destra troverei poi le mie ricompense e le prime due mi dice validare. Hai un nodo Avalanche. Qua praticamente la prima dice che puoi fare il validatore, ma devi avere almeno 2000 AVAX e questo, vabbè, io per il momento non ce li ho ancora. E a dire la verità non ho neanche i 25 AVAX che mi servono per delegare. Quella classica cosa che te prendi dei vincoli a qualcuno che insomma ti dà degli interessi. Adesso purtroppo non posso farvelo vedere perché non ho degli AVAX. Comunque basterebbe poi mandarli dall'X, dal C che hai sul P per metterli a rendita. Rimaneva poi solo qua, che ho saltato per un attimo, comunque è la cosa che magari faresti all'ultimo in casi occasionali, di inviarli, quindi da qua a mandarli a qualche parte. Se io clicco su invia, vedi adesso ho X e C solo, non posso mandarli dal P serve solo per metterli a rendita. Per i trasferimenti mi devono servire l'X o il C. Adesso io sull'X non ho più niente perché vedi qua sotto balance 0,07. Se io clicco su C mi fa vedere che ho i 0,08. Quindi dipende dove ce li ho e dove voglio mandarli. Qua a destra devo incollare appunto l'indirizzo a cui voglio mandarli e dipende se l'X o il C, dipende appunto dall'exchange dove voglio mandarli, cosa mi consente di fare. Ovviamente, come dicevo già prima, se li mandi su un Metamask per dire esterno che non è collegato niente, devi usare il C-Chain e poi mandarli qua. Quindi se non ce l'hai sul C, fare il trasferimento del cross-chain. Adesso anche per dire, se ho fatto i collegamenti con il ledger, nessuno mi vieta di andare direttamente su Metamask e interagire solo da qua. Per dire, adesso con il wallet copio l'indirizzo di Metamask, vado sulla piattaforma da dove voglio spedire, se mi consente di farlo sul C-Chain, e li trasferisco direttamente su Metamask e in automatico li vedrò qua. Se hai già un ledger, ti consiglio di guardare anche questo video qua che ti è apparso a sinistra su come connettere Metamask e il ledger.
Qua a destra invece c'è l'altro video, se non hai ancora a leggere, che ti consiglio quale comprare, se il Nano S Plus o il Nano X. Se hai delle domande chiedimi pure, e se il video ti è stato utile lasciami un mi piace e ci vediamo alla prossima. Ciao!